Bene, allora, oggi apriamo una scatola di ricordi. Non abbiamo articoli o ricerche, ma qualcosa di molto più personale, direi, quasi potente. Sì, Una serie di registrazioni audio familiari e un albero genealogico scritto a mano. esatto. L'obiettivo è un po' un lavoro da detective. Abbiamo questi frammenti di vita, aneddoti, nomi sparsi nel tempo e la nostra missione, oggi, è metterli in ordine, costruire una cronologia, un filo che leghi insieme la storia di questa famiglia siciliana attraverso il Novecento. Sì, e la parola chiave è proprio frammenti. Il nostro lavoro non è inventare, ma cercare i fili che, appunto, legano un aneddoto all'altro. Il grande valore di queste fonti è la loro onestà. Certo. Non sono una storia ufficiale, levigata per i posteri. Sono conversazioni, ricordi spontanei, a volte anche contraddittori. E proprio per questo ci offrono uno spaccato incredibilmente vivido. Perfetto. Allora iniziamo questo nostro viaggio nel tempo. Partiamo dal punto più lontano che queste memorie ci consentono di raggiungere. La generazione dei bisnonni. Mhm. E subito la storia si divide in due, come i rami di un albero. Inizierei da quello dei Pulisi, che ha un'origine a dir poco misteriosa. Tutto parte a Catania con la madre di 8 fratelli. Esatto. Una donna che le registrazioni descrivono come a servizio presso un uomo molto ricco, forse un barone, di cognome Pulisi. Ed è qui che la cronologia della famiglia inizia con un punto interrogativo grande quanto una casa. Questa donna ebbe 8 figli da quest'uomo, 7 maschi e una femmina. E tutti con il suo cognome. Tutti presero il cognome Pulisi, furono riconosciuti, ma lui non la sposò mai. E la cosa affascinante è come la memoria familiare abbia elaborato questa situazione, notando una dualità quasi genetica nei figli. Cioè? Alcuni erano fini, biondi con gli occhi azzurri, come si presume fosse il padre nobile. Altri invece erano abbidranati. Abbidranati. Cosa significa esattamente? Non è solo rustico, vero? No, è molto di più. È un termine dialettale meraviglioso che va oltre l'aspetto fisico. Porta con sé l'eco della terra, della campagna, forse della parola bidda, che in sardo significa villaggio. Ah, ok. Suggerisce una bellezza più selvaggia, meno raffinata, legata alle origini umili della madre. È come se la narrazione familiare avesse impresso sui volti dei figli la storia non scritta dei loro genitori. Il contrasto. Esatto, la finezza del barone e la forza terrena della serba, un contrasto che definisce fin da subito l'identità di questo ramo. Un inizio da romanzo, davvero. Ma se la storia dei Puglisi è avvolta nel mistero, quella dell'altro ramo, i Dell'Aira, è segnata da una ricchezza perduta e da una tragedia. Sì, qui la protagonista è la bisnonna, Maddalena Marra. La madre di nonna Rosa. Esatto, la sua storia è un dramma ottocentesco, proveniva da una famiglia di San Cataldo, un tempo ricchissima, proprietaria di una miniera di zolfo, una palazzina signorile, ma rimase orfana. E cosa successe? Il tutore a cui lei e la sorella furono affidate dilapidò quasi tutto il patrimonio e così le 2 ragazze finirono in un istituto di suore. Ed è qui che il destino, o forse solo il giro quotidiano di un postino, cambia tutto. Proprio così entra in scena il bisnonno, Giuseppe Dell'Aira. Era il postino del paese e ogni mattina, consegnando la posta all'istituto, notò questa ragazza, Maddalena. Descritta come bellissima, dicono. Bellissima! Se ne innamorò perdutamente, riuscì a sposarla tirandola fuori dall'istituto e cercò persino di recuperare quel che restava delle proprietà. Sembra una favola, ma... Ma c'è un ma. Purtroppo sì. La tragedia è un filo conduttore. Maddalena morì giovanissima, subito dopo aver dato alla luce 3 figli, Rosa, Teresa e Giovanni. È terribile. Giuseppe si ritrova vedovo con 3 bambini piccolissimi. Le registrazioni dipingono un'immagine molto toccante di quel periodo, giusto? Molto. Un'immagine di grande solidarietà familiare. Raccontano che la madre di Giuseppe, quindi la nonna dei bambini, ogni mattina si metteva dietro la porta di casa, in silenzio, aspettando. Aspettando che il figlio si svegliasse per poter entrare ad aiutarlo. Proprio così. Poco dopo Giuseppe si risposò con una sarta, Ciccina, che promise di fare da madre a quei bambini. Ma il destino sembra davvero accanirsi su quest'uomo. No. Anche Ciccina morì giovane, a 37 anni, di febbre mediterranea.
È un colpo durissimo. Trovarsi vedovo 2 volte in così pochi anni. Questo deve aver plasmato il carattere di nonna Rosa in un modo incredibile. Senza dubbio. È in questo contesto che cresce Rosa dell'Aira, una ragazza temprata dalla perdita. E mentre lei cresce, dall'altra parte della nostra cronologia c'è Settimo Puglisi. Il 7° degli 8 fratelli. Proprio lui, quello dal cognome nobile, era un ragazzo di Caltanissetta, senza un'occupazione fissa, che faceva qualche lavoretto alla stazione ferroviaria e un giorno, in piazza, vide Rosa passeggiare con suo padre Giuseppe. E se ne innamorò all'istante, immagino. All'istante, e si fece avanti subito, con decisione. Andò a chiedere la mano di Rosa, ma il padre, Giuseppe, che ne aveva passate tante, rifiutò categoricamente. Il motivo? Il motivo era brutalmente pragmatico e tipico dell'epoca. Settimo non aveva una posizione. Ecco di nuovo una parola chiave, posizione. Spieghiamo bene cosa significava, perché non era solo una questione di soldi, vero? Assolutamente. Questa parola è fondamentale per capire la società dell'epoca. Non significava solo avere uno stipendio, ma rappresentava stabilità, onore, rispettabilità. Era la capacità di mantenere una famiglia. Esatto. Senza di essa un uomo era praticamente invisibile agli occhi di un padre, come Giuseppe. Per lui dare in sposa la figlia a un ragazzo senza posizione era condannarla all'incertezza. Quindi la strada sembrava sbarrata, ma è qui che la storia prende una piega quasi cinematografica. Eh sì, grazie a un incontro casuale in stazione. Un giorno, mentre lavorava, Settimo aiutò un signore elegante a portare una valigia. E quest'uomo? Quest'uomo, colpito dal suo aspetto, le registrazioni lo descrivono biondo, con gli occhi celesti, molto fine, un eco forse di quel padre barone, gli disse che era sprecato per un lavoro così umile. E chi era? Era il presidente della Cassa di risparmio, che stava per aprire una filiale. Poco dopo, Settimo fu contattato per un lavoro, ma c'era una condizione bizzarra. Eh sì? Cercavano una persona sposata, perché il lavoro includeva l'alloggio nella banca stessa, per fare da sorvegliante. Aspetta un attimo, questa è una mossa incredibilmente audace. Si è trovato di fronte a un'opportunità unica, ma non era sposato. No. E quindi, che ha fatto? Ha improvvisato. Ha fatto quello che un ragazzo disperato e innamorato farebbe. Ha scommesso tutto su una bugia. È incredibile. Con una prontezza di spirito eccezionale, dichiarò di essere già ufficialmente fidanzato e che stava solo aspettando un impiego stabile per potersi sposare. Praticamente ha blaffato per il lavoro della sua vita. E questo cosa ci dice di lui? Era solo disperazione o anche una grande sicurezza? Entrambe le cose, direi. È un esempio perfetto di quella che in Italia chiamiamo l'arte di arrangiarsi. Di fronte a una rigidità sociale, ha usato l'astuzia. Certo. Ottenuta la promessa del lavoro, è tornato di corsa da Giuseppe dell'Aira e questa volta con una posizione garantita. Il consenso arrivò. Esatto. E i due si sposarono in fretta e furia. E così inizia la vita matrimoniale, che, come spesso accade, parte con una classica tensione familiare. La giovane sposa contro la suocera. Un classico, appunto. Rosa era giovanissima, forse 16 anni, e non andava per niente d'accordo con la madre di Settimo. Le liti erano continue. E Settimo si trovava sempre in mezzo. Sempre in mezzo. Ma anche qui dimostrò un'insolita saggezza. Prima prese da parte la moglie e le disse di smettere di parlare male di sua madre. Poi, e questa è la mossa geniale, andò dalla madre. E cosa le disse? Le disse di smettere di criticare la moglie, avvertendola che altrimenti non sarebbe più andato a trovarla. A quanto pare funzionò. Risolto un problema, se ne crea un altro, i figli. Partiremo da una promessa fatta per un figlio tanto desiderato, Michele. E da lì seguiremo il filo delle tragedie, delle affermazioni di carattere e delle scelte che hanno segnato ogni fratello e sorella. Un viaggio che ci mostrerà non solo le dinamiche interne a quella casa, ma anche, le difficoltà di un'intera epoca, dalla precarietà della salute alle sfide del dopoguerra. Allora, entriamo subito nel vivo. La storia inizia con un desiderio, quello di Rosa e Settimo di avere un figlio che però tarda ad arrivare. E Rosa, che viene descritta come una donna di grandissima fede, cosa fa? Si rivolge a San Michele, il patrono di Caltanissetta, e fa un voto. Un voto che si rivelerà decisivo. Decisivo è la parola giusta. Promette che se riceverà la grazia, il bambino porterà il suo nome. Il mese dopo rimane incinta.
Incredibile! Nasce un moschietto e per lei non c'è alcun dubbio, si chiamerà Michele. Questo però, capisci, va a cozzare frontalmente con una tradizione quasi sacra. Quella del nome del nonno paterno. Esatto. Il primogenito avrebbe dovuto chiamarsi Carmelo, ma Rosa è un muro, forte del suo voto impone la sua decisione, e Settimo, che emerge dalle fonti come un uomo buono, mite, Acconsente. acconsente. Guarda, questo primo aneddoto secondo me dice già tutto. Definisce subito i due poli della famiglia. In che senso? Da una parte c'è Rosa, che usa l'unico potere che la società le concede, cioè la maternità, come una leva. Ogni nome che sceglierà non è solo un nome. È un'affermazione. È un atto politico, un modo per ritagliarsi uno spazio di autorità in un mondo dominato dagli uomini. E dall'altra c'è Settimo, la cui mitezza non è debolezza, ma è la capacità di fare da contrappeso, di creare equilibrio. Un equilibrio che viene subito messo alla prova. Dopo Michele nascono Maria e poi un altro maschio, a cui viene finalmente dato il nome del nonno, Carmelo. Ah, ecco. Ma qui la famiglia incontra la sua prima grande tragedia. Il piccolo muore a soli 2 anni per una malattia infantile. Mamma mia. Un dolore che, si intuisce, indurisce ancora di più il carattere di Rosa. E questa durezza la vediamo riesplodere subito, proprio sul campo di battaglia dei nomi. Assolutamente. Allora, il bisnonno Giuseppe voleva che la prima nipotina si chiamasse Ciccina, in onore della sua seconda moglie. Ma alla nascita di Antonia, Rosa si impunta. Niente da fare, e qui usa la sua prima arma non convenzionale, la fede. Di fronte all'insistenza del padre, la sua risposta è inattaccabile. Cosa gli dice? Ho fatto un voto a Sant'Antonio. Si chiamerà Antonia. Fine. Come si può contraddire un voto sacro? È una mossa da stratega, no? Incredibile? Il nonno però non molla. Arriva un'altra figlia e ci riprova. Allora questa la chiamiamo Ciccina. E la risposta di Rosa è un altro capolavoro. Non dice semplicemente di no. Cosa fa? Stabilisce una gerarchia. Dice: Prima del nome della mia matrigna viene il nome di mia madre. E la bambina viene chiamata Maddalena. Pazzesco, la lucidità con cui smonta ogni suo tentativo. Sta dicendo, in pratica, le regole qui le faccio io e la mia linea di sangue ha la precedenza. Trasforma una decisione domestica in un'affermazione di potere. Ma l'intrigo più grande riguarda la figlia successiva. Ah sì, quella è una storia quasi da romanzo. Settimo va all'anagrafe. E la registra lui. Sì, e la registra come Carmela. Ah, finalmente. Il nome della discordia. Sembrerebbe, ma Rosa è terrorizzata. Per lei quel nome è maledetto, è legato alla morte del figlioletto. Così architetta un piano. Cioè? Al momento del battesimo, quando il prete le chiede come si chiamerà la bambina, lei davanti a tutti risponde Giuseppa. Ma dai! Un colpo di teatro in piena regola. Quindi questa bambina si ritrova con 2 nomi. 2 identità, una ufficiale e una per la vita di tutti i giorni. Per tutti è Giuseppa. La verità salta fuori solo alle scuole medie. E come? Durante l'appello la chiamano Carmela e lei non risponde. Immagina lo shock. E la storia non finisce qui. No. Da adolescente, non sentendosi né l'una né l'altra, ne sceglie un terzo. Gisella. Proprio così. È un esempio potentissimo di come l'identità non sia qualcosa di dato, ma un percorso, a volte un conflitto. 3 nomi per una persona sola raccontano una storia di lotte di potere familiari, di superstizione, ma alla fine anche di autoaffermazione. La sua dichiarazione di indipendenza, insomma. Esatto. La famiglia intanto continua a crescere. Sembra una storia chiusa, e invece no. C'è l'ultimo assalto del nonno per la sua Ciccina. Ah, è vero. Alla nascita di Franca. Torna alla carica. A questo punto Rosa, forse stanca, si affida al calendario. Dice: metterò il nome che c'è sul calendario di domani. Il giorno dopo era San Francesco e così nacque Francesca, detta Franca. E il nonno? Si arrese. Non del tutto. Ottenne una vittoria morale. Per tutta la vita fu l'unico a chiamarla Ciccina. Incredibile. Nascono Giovanni, Totò. Ma prima che la famiglia si completi, la cronologia viene squarciata da un'altra terribile tragedia: il tifo. Il tifo. Tutto inizia da un gesto banale.
Settimo beve un bicchiere d'acqua da una bancarella per strada. Un gesto che all'epoca poteva essere una sentenza di morte. E infatti la malattia dilaga in casa. Colpisce Maria, Antonia e il neonato Totò. Maria per fortuna si riprende in fretta. Dalle registrazioni emerge un quadro di sofferenza terribile, soprattutto per Antonia. Mm. Non solo il tifo, ma anche una peritonite. Le sue urla di dolore sono così strazianti che, ci viene detto, le danneggiano permanentemente le corde vocali. Un dettaglio agghiacciante. È come se la malattia le avesse lasciato una cicatrice che tutti potevano sentire, non solo vedere, per il resto della vita. Incredibile, sì. Il piccolo Totò invece si salva, forse protetto dal latte materno. Ma la situazione precipita. E il primogenito, Michele. Viene richiamato d'urgenza da Palermo, dove è allievo ufficiale. Torna e trova uno scenario da infermo. Il padre in fin di vita, la casa devastata dalla malattia, si sente crollare il mondo addosso. È il peso della primogenitura che lo schiaccia. In quel momento, secondo la cultura del tempo, lui è l'uomo che deve prendere le redini. Ma lui non si sente assolutamente in grado. È un ragazzo, è sopraffatto e in un momento di disperazione totale fa una preghiera. Che tipo di preghiera? Si rivolge a Dio e gli chiede di prendere la sua vita al posto di quella del padre, perché non ce la farebbe mai a prendersi cura di una famiglia così grande. Mamma mia. Psicologicamente, come si interpreta un gesto del genere? È eroismo o è una fuga? È entrambe le cose. Ed è questo che lo rende così tragico e umano. È un gesto di amore filiale estremo. Un sacrificio biblico, ma è anche l'ammissione di una fragilità totale. Sta dicendo, questo ruolo è troppo grande per me. Un fardello insopportabile. Esatto. E qui la storia prende una piega che ha dell'inspiegabile. La leggenda di famiglia vuole che subito dopo quella preghiera, Settimo inizia a stare meglio. Un miracolo. La febbre scende, il pericolo sembra scampato, Michele, rincorato, torna in caserma, ma poco dopo si ammala lui. No. L'ironia del destino a volte è di una crudeltà inimmaginabile. Terribile. I medici della caserma scambiano i sintomi del tifo per malaria, sbagliano la cura. Un errore fatale. Rosa si precipita a Palermo, ma è troppo tardi. Michele muore. E questa perdita la spezzerà per sempre. Questa è una delle cose più strazianti che abbia mai sentito. L'idea che un figlio offra la sua vita e che poi, per una tragica coincidenza, la perda davvero. Capisco la frase che usano nelle registrazioni per descrivere nonna Rosa dopo quel lutto. Perse il sorriso e non cantò più. Esatto. Come si fa a superare una cosa del genere? Non la si supera. Un evento del genere diventa parte del tessuto emotivo della famiglia. Quella frase è potentissima perché descrive la morte non solo di un figlio, ma della gioia di una madre. Un lutto che la definì per sempre. Assolutamente. Anni dopo, quando nacque l'ultimo figlio maschio, non ebbe dubbi su come chiamarlo. Lo chiamò di nuovo Michele, un tentativo disperato di riportare in vita almeno nel nome il figlio perduto. C'è un dettaglio negli appunti che trovo potentissimo. Quale? Il secondo Michele verrà battezzato solo a 2 anni. Ah, un ritardo enorme. Enorme, per una donna così devota. Simboleggia una crisi di fede profonda, un rapporto incrinato con quel Dio che prima le aveva dato tanto e poi le aveva tolto tutto nel modo più crudele. Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.